Ciao a tutti, permetti alle cose di svolgersi e troverai il tuo scopo nella vita. Prima di passare al tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Veniamo al tema. Lascia che le cose possano svolgersi per trovare il tuo scopo nella vita. Allora, ognuno di noi deve avere uno scopo nella propria vita. Questo è fondamentale perché avere un obiettivo dà motivazione, dà energia, dà forza, quindi è indispensabile trovare un obiettivo importante nella nostra vita e dobbiamo darci degli obiettivi alti. Questo è un punto fondamentale. L'obiettivo deve essere un obiettivo importante. Poi dobbiamo avere delle aspettative basse, perché l'aspettativa è quella che genera i meccanismi di difesa. L'aspettativa è quella che genera il rifiuto, è quella che genera una legge di attrazione contraria al nostro obiettivo. Quindi l'obiettivo deve essere importante, l'aspettativa del raggiungimento bassa, cioè devi avere il distacco dal risultato, ma lo sforzo, la focalizzazione deve essere costante e continua. Quindi questi tre punti sono fondamentali. Obiettivo importante, aspettative basse, sforzo continuo e costante. Inoltre, devi capire qual è l'obiettivo giusto per te. Non si può decidere a tavolino. Molte persone si mettono lì a tavolino anche nelle relazioni sentimentali. Il mio obiettivo è raggiungere un matrimonio con una persona, però può essere un obiettivo giusto, faccio un esempio, però per capire se poi è percorribile proprio con quella persona devi lasciare che la cosa si svolga, devi lasciare che le cose prendano un po', facciano un po' il suo corso, devi avere delle informazioni. Non puoi imparare a nuotare leggendo un libro, guardando dei video, senza mai entrare nell'acqua. Cioè tu potrai imparare la teoria del nuoto, potrai imparare la teoria dei movimenti, ma a nuotare potrei dire di saper nuotare soltanto se entrerai nell'acqua, soltanto se ti muoverai nell'acqua. Altrimenti non riuscirai a nuotare, non riuscirai a espletare, diciamo, questa funzione. E così in tutti gli obiettivi della vita. Dobbiamo, per trovare qual è veramente la cosa buona e giusta per noi, trovare veramente qual è il nostro obiettivo, dobbiamo interagire. Noi abbiamo un potere grande che è il potere di interazione, quindi interagiamo, lasciamo che le cose si svolgano, lasciamo che le cose vadano avanti e interagendo, possiamo capire qual è l'obiettivo giusto per noi. Non mettiamo in atto dei meccanismi di difesa che ci bloccano. Il meccanismo di difesa, se eccessivo, diventa un meccanismo di offesa, ci rovina la vita. Se non vuoi farti rovinare la vita e trovare il tuo scopo, il tuo obiettivo, quello che è importante per te, devi lasciare che le cose prendano campo, che si svolgono. Tu preoccupati soltanto di interagire, senza mettere mille cavilli, mille orpelli, mille vincoli, perché tutti questi vincoli, cavilli e orpelli poi ti si rivolteranno contro. Ovviamente devi osservare come vanno le cose, perché è molto importante evitare di perdere la risorsa più preziosa che abbiamo, che è il tempo che abbiamo a disposizione. Quindi, quando una cosa si svolge, se tu presti attenzione, puoi capire anche rapidamente se è veramente l'obiettivo giusto per te oppure se invece non lo è. Però per poter fare questo devi prenderti il tempo necessario. Il tempo necessario è importantissimo prenderselo, altrimenti non otterrai nessun risultato davvero, otterrai soltanto di inseguire delle chimere. Prenditi il tempo, osserva come si svolgono le cose, poi se vale la pena perseguire, continua a perseguire quell'obiettivo alimentandolo di energie, altrimenti cambi obiettivo, cambi strategia,
cambi persona, cambi magari nelle relazioni sentimentali, non è che devi rinunciare al fatto di sposarti, se sposarti è il tuo obiettivo, però poi sposarti devi concretizzarlo con una persona, se quella persona lì scopri vivendo la relazione che non è adatta, te ne troverai un'altra, però lascia che si svolgano le cose. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!